Ciao ragazzi, oggi facciamo le lumache alla maniera ombra in umido. Sono molto sfiziose, sono buonissime. E allora cominciamo! Ecco le nostre chiocciole, le lumache che noi abbiamo raccolto, perché queste sono raccolte nel nostro prato. Però adesso ci sono anche allevamenti per cui si trovano facilmente. Queste sono state già purgate, lavate e lessate. Per tutti i dettagli per fare queste operazioni, per arrivare a questo punto, naturalmente troverete le spiegazioni nella descrizione del video. Dopo averle lessate, con la santa pazienza si tolgono dal guscio, si toglie la parte finale e si reinseriscono le lumache per poi ripassarle col pomodoro e tutti i begli aromi che ci sono. Questa operazione che sto facendo adesso non tutti la fanno, perché si tratta di togliere la lumaca dal guscio, si toglie l'intestino e poi si rimette dentro per poi cuocerla. Adesso iniziamo a tritare le erbe per fare queste lumache. Io ve la faccio vedere come la facevano le mie nonne. Mettiamo la cipolla, sedano. Queste foglie somigliano alla salvia, ma non è salvia, sono le erbe della Madonna. Somiglia alla foglia della salvia, ma la salvia è vellutata e l'erba della Madonna no, è liscia e ha un sapore molto pungente. Poi mettiamo della salvia. Sembrano molte queste erbe, ma le lumache la vogliono. Mettiamo germogli del rosmarino, proprio le puntine, e poi mettiamo la mentuccia. Questo è l'attrezzo della nonna, l'attrezzo della nonna. Le nonne che cucinavano così, io ho questo, sono una nonna. E quindi ecco, vedete, si segnava. Adesso ci stanno quelli elettrici, ma funziona lo stesso. Anzi, vi dirò che a me piace molto di più, senza energia elettrica. Adesso l'aglio lo tagliamo un pochino e poi lo mettiamo qui nel macinino della nonna. Adesso mettiamo la maggiorana. Adesso mettiamo il timo. Ecco il finocchietto che abbiamo raccolto. Peperoncino una bella dose. Adesso con questo faccio ridere, però questo è l'attrezzo mio. Fatto. È il giusto. E mettiamo dentro. Adesso questo andrà sul fuoco, l'olio abbondante perché è soltanto questo che condisce la lumaca. Facciamo soffriggere un pochino queste erbe, poi versiamo le lumache. E quando sentiamo di nuovo friggere così, mettiamo il nostro pomodoro. Voi non potete sentirlo, ma già si sprigiona un meraviglioso profumo. Ecco, adesso possiamo andare a inserire le nostre lumache. Invece che girarle con la paletta, naturalmente, perché queste si rompono facilmente, è bene fare così. Quando voi troverete le erbette che vengono su in questa maniera, è segno che la lumaca è tutta insaporita. Ecco, adesso li facciamo ritirare quel pochino d'acqua che era dentro nelle lumache quando non sono state lessate. Adesso è ora di mettere
il pomodoro, perché sentite come frigge il rumore? Prima il concentrato, circa un cucchiaio, due. Poi mettiamo la polpa di pomodoro. Le lumache devono essere coperte perché vanno almeno fatte cuocere per un'oretta e mezzo. Mettiamo l'acqua, ancora poca ci vuole. Le vostre lumache dovranno essere coperte e avere questa liquidità che poi a fine cottura sarà andata via. Una bella macinata di pepe. Mettiamo il sale giusto per il pomodoro che abbiamo messo, sempre tenendosi molto leggeri però, perché se c'è necessità di metterlo dopo si può mettere. Se invece lo facciamo salato, addio. Messo il sale, il pepe, pomodoro, tutto a posto con tutti gli odori, per un'ora almeno questo deve andare coperto. Ecco qui, un'ora dormi. Ultima cosa da fare dopo la cottura delle lumache, prima di toglierle mettiamo questa lice e questo pangrattato. Lo mischiamo ben bene, un pochino di sugo delle lumache, giriamo ben bene per schiacciare la lice e poi la inseriamo nel lattegame. Mescoliamo bene, spegniamo e le lumache sono pronte per gustarle. Pronti per la parte finale. Mettiamo quello che prima avevo preparato, pangrattato con quella lisce. Adesso ne metto un pochino, vediamo se va bene. Serve a addensare un pochino il tutto. Le facciamo raffreddare un pochino. Eccoci qua, tutto pronto e adesso facciamo una bella porzione delle nostre stupende lumache. Un piatto veramente saporito e gustosissimo. Provatelo! Si prendono, si tirano fuori e poi si dice che meraviglia, e poi una bella scarpetta così, un meraviglioso sapore. Avevano ragione le nostre nonne, veramente squisite. Mi raccomando, iscrivetevi e alla prossima ragazzi, che ho tante cose ancora da farvi vedere.